Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Share, il format che vuole raccontare le storie dei colleghi che ci circondano, dal percorso formativo alle loro passioni e molto altro. Allora, l'ospite speciale di oggi si chiama Silvia. Benvenuta Silvia. Ciao a tutti. Partiamo subito veramente in quarta, proprio in quarta in salita. La mini Silvia, no? Cioè, dove nasce il suo percorso di studi? Raccontami un pochino com'è andata. La baby Silvia è nata a Verona e il mio percorso di studio, allora partiamo diciamo dalle superiori, che così abbiamo già un quadro più focalizzato. Cercavo un percorso di studi che mi desse un'infarinatura un po' a tutto tondo, però sono sempre stata con la mente molto scientifica, quindi la scelta è ricaduta sul liceo scientifico. Alla fine di quello non avevo ancora le idee chiare, erano i tempi in cui si iniziava ad utilizzare tanto il PC, iniziava internet a essere un po' il centro del mondo, insomma si iniziava ad utilizzare parecchio per qualsiasi cosa e quindi ho scelto informatica. Mi sono un po' buttata così alla cieca. Ma ti puoi definire diciamo la tecnica di casa? Sì, nel senso magari non so le cose, però sono attratta dal sistemare le cose, quindi sono un po' una smanettona, cerco sul web le varie soluzioni, le varie correnti di pensiero e insomma cerco di sistemare per quel che posso. Siamo abituati a vivere in una società dove sappiamo fare un po' di tutto, diciamo. Ma tu all'interno di CVS di cosa ti occupi? Io faccio parte della divisione di data management e ho iniziato il mio percorso in CVS con l'analisi dei dati, quindi attraverso un applicativo di business intelligence. Poi sono stata un po' shiftata sul ruolo di analista funzionale, quindi ho seguito un progetto direi abbastanza grande di un cliente. Abbiamo dovuto fare tipo il porting con anche nuove implementazioni di un'applicazione per i loro commerciali. Ho seguito tutta la parte di analisi del prodotto che c'era prima e poi anche tutta la parte di test del prodotto che abbiamo sviluppato. È molto interessante anche conoscere e sapere cosa c'è al di fuori della vita lavorativa. Mi piace tanto fare sport e pratico pallavolo da quando ero in seconda media, quindi ormai a livello agonistico, però lo sport in generale, quindi mi piace tanto andare in montagna, camminare e stare all'aria aperta anche. Quanto è importante per te avere un hobby, una passione? Tantissimo. Al di fuori? Non va bene focalizzare la propria vita su una sola cosa, bisogna avere spazi anche per i propri interessi e anche per la famiglia, direi. Quando sei approdata poi nell'ambito lavorativo, qual è stato il tuo primo lavoro? Ho fatto uno stage per l'Ente Fiera di Verona e all'interno dell'ufficio sistemi informativi. Lì gestivo la parte marketing, quindi la creazione e gestione di newsletter, e poi è lì che ho cominciato con il tool di business intelligence ClickView, quindi fare analisi dati sul fatturato proprio dell'ufficio sistemi informativi. Un altro lavoro che avevo fatto era stato l'analisi, diciamo, di un progetto che volevano implementare per la prenotazione delle sale riunioni ai vari convegni della fiera. Tramite ClickView, diciamo, è stato quello il filo conduttore. Ho iniziato con uno stage qui in CVS e sono ancora qua. Quando i tuoi amici e parenti ti chiedono che lavoro fai, tu che cosa gli rispondi? È sempre un trauma, è sempre difficilissimo da spiegare. Una volta ho provato a spiegarlo a mia nonna che diceva sì ho capito ma... Non aveva capito. Io ci provo, però è sempre molto difficile. Magari dicono sì ho capito, però secondo me sotto non capiscono molto. Computer. Perfetto Silvia, io ti ringrazio tantissimo veramente per averci raccontato un pochino la tua storia, il tuo percorso. È molto interessante perché noi siamo in due sedi diverse, quindi questo è un modo per conoscersi ancora meglio tra colleghi che non sono nella stessa sede. Voglio ringraziare tutti quanti voi che ci avete seguito, vi invito a iscrivervi su tutti i nostri social e Silvia, io ti ringrazio ancora e ti saluto. Ciao! Ciao a tutti!